L'abate Suger nel XII secolo iniziò una trasformazione rivoluzionaria con la ristrutturazione della Basilica di Saint-Denis, creando una delle prime grandi cattedrali gotiche della storia. La sua opera, iniziata nel 1135 e conclusa nel 1144, segnò l'inizio di un'era architettonica che avrebbe lasciato un'impronta indelebile su tutto il continente europeo. L'abate sostituì la vecchia facciata romanica con un'imponente entrata caratterizzata da 3 portali e 2 torri e aggiunse un coro e navate laterali all'edificio esistente nel 1144. Per la sua visione, Suger si ispirò all'Apocalisse di Giovanni, mirando a riprodurre l'idea del paradiso terrestre attraverso l'uso di elementi simbolici e allegorici e un gioco di luci mirato a riflettere l'ordine universale. La grande novità architettonica introdotta da Suger fu la sostituzione delle tradizionali pesanti volte romaniche con innovative volte quadripartite sostenute da colonne piuttosto che da muri portanti. Questa scelta fu ispirata dalle strutture ad arco a sesto acuto tipiche dell'architettura islamica e precedentemente adottate nella cattedrale di Durham nel 1093. Le nuove strutture permettono di inserire grandi vetrate istoriate tra le colonne, trasformando le pareti in fonti di luce. All'interno della basilica, Suger espone la sua visione allegorica attraverso le nicchie e i gruppi scultorei del timpano, progettati per narrare gli episodi biblici a un pubblico prevalentemente analfabeta. L'adozione dello stile architettonico, con volte quadripartite, si diffonde rapidamente grazie alla sua capacità di sostenere le navate più ampie e accogliere il numero crescente di pellegrini in transito tra le città. Sebbene originariamente fossero presenti 2 torri, oggi la basilica ne conserva solo una a seguito di incendi e altre calamità che ne hanno modificato l'aspetto nei secoli. Gli archi rampanti di Saint-Denis, sebbene meno pronunciati rispetto a quelli di cattedrali gotiche successive, rappresentano una delle prime apparizioni di questa caratteristica essenziale dello stile gotico, che raggiungerà la sua piena espressione nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Oggi la fusione di elementi romanici e gotici permette solo di immaginare l'originale splendore di Saint-Denis. La forma cubica dell'entrata riflette l'influenza delle descrizioni della Nuova Gerusalemme presenti nell'Apocalisse di Giovanni, un tema che permea l'intera struttura e ne determina le proporzioni spaziali. Saint-Denis non è solo un capolavoro architettonico, ma un monumento storico che continua a testimoniare l'evoluzione dell'arte e dell'architettura religiosa in Europa. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!